Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone o ascendente leone, anche Luna e Venere in leone. Questo è un messaggio che ti deve arrivare adesso, sono video senza tempo, in base a quello che stai vivendo in questo momento. Andiamo a vedere quali sono le tue energie nei prossimi tempi, nei prossimi giorni, a partire da questo momento, in base a quello che starai vivendo, ok? Allora, leone, partiamo dagli oracoli. Quali sono le tue energie nei prossimi giorni? No, ne voglio di meno. Eccola, ne vediamo due altre. Una e due. Vediamo. Un trionfo. Ci sarà un trionfo nei prossimi giorni. Otterrai successo nei cambiamenti. L'angelo ti sprona ad agire con amore per servire il prossimo. Porta amore e gioia in famiglia e nelle amicizie. Ci sarà un trionfo. Hai lo scudo, sei protetta o protetto dal tuo spirito guida, dai tuoi angeli, grande purificazione e un grande potere spirituale, ci picchia. Giallo. Qua c'è il rinforzo del terzo chakra, la tua volontà è allineata con la volontà universale. Riuscirai a parlare con gli spiriti che ti circondano, apertura alla comunicazione con l'entità guida, processo spirituale, studio esoterico delle scienze occulte. Qua mi dicono che potresti fare o intraprendere nei prossimi giorni, se non lo stai già facendo insieme a me o in altri percorsi, lo studio delle scienze occulte che ti porta a comunicare con gli spiriti e a sentire la loro protezione, la loro grande purificazione che stanno svolgendo su di te. Questo è giallo, questo colore giallo che ha a che fare con il terzo chakra è quando tu scegli di operare per qualcosa di più grande di te, che non riguarda più il tuo senso limitato dell'io. E quindi anche ogni tua scelta, ogni tuo pensiero, ogni tua azione è volta a qualcosa di più grande, al servizio di qualcosa di più grande. E quindi non hai più paura di essere chi sei. E allora trionfo, scudo, potere spirituale. È come se ci fosse, questo è come se fosse una araba fenice un po' per me, no? Una risurrezione che mi parla di quando raggiungi questo potere spirituale, che significa parlare con, co-creare con gli dei, no? Co-creare con gli dei. Sento un grande senso di successo e di vittoria e di libertà per te nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi. Energie dei prossimi giorni. E infatti c'è il 4 di bastoni, vedo celebrazione infatti. Celebrazione, gioia, gioia condivisa, eh? Condivisa. Mi parlano anche della tua casa, armonia in casa, qualcosa che riguarda il tuo intorno, la tua vita, il tuo quotidiano, gioia in questo. Si è girata da sola come hai visto, eh? Questa pure. Eh sì, perché questa gioia ti porta a un'apertura, a un'espansione. C'è come se arrivasse una gioia che porta espansione, come se avessi proprio il potere di cambiare le cose, no? Qua c'è una persona con la bacchetta magica. Sì, un cambio. Ancora. Cavalieri spade, sì, vedo chiarezza, determinazione, lucidità, un grande potere personale. E wow, ah che stesa meravigliosa! Armonia, gioia, felicità in famiglia ritrovata, stabilità ritrovata, allegria, persone dove ti senti radicata o radicato, con le quali ti senti radicata o radicato. Vedo una grande chiarezza, una grande wow. Questa lettura è wow. Parte così.
Mi parlano anche di circostanze legate alla casa, alla famiglia, dove vedo molta armonia, molta bellezza e molto radicamento, no? Anche di figli, armonia con i figli, con le persone che ami, anche nuove conoscenze o delle conoscenze di amici che consideri la tua famiglia, che condividono i tuoi pensieri, che condividono le tue aspirazioni. E vedo anche queste comunicazioni che arrivano, cambi che arrivano, comunicazioni in ciò che ti dà stabilità, portando molta allegria, molta gioia. E mi parlano anche di casa, ripeto, anche dei cambiamenti che stai programmando in casa e che farai in casa anche con i parenti, dei cambiamenti anche in casa, eh. Sì. Cos'altro? Cosa ci raccontano? Abbiamo vissuto un momento molto triste con il 5 di coppe e 3 di denari, però tutto cambia, eh? Ti sentirai accolta, accolto anche all'interno del contesto lavorativo, realizzi un obiettivo. Ti vedo col 9 di coppe. Allora, mi stanno raccontando qua che abbiamo vissuto un momento col 5 di coppe in cui ci siamo magari focalizzati sul rancore, sulla tristezza, sull'abbandono, no? Qua c'è una tavola imbandita e qua è come se qualcosa fosse andato storto e ci siamo focalizzati su quello che abbiamo perduto, su quello che abbiamo perso, una sensazione di questo tipo, però tutto cambia. Il 3 di denari qua mi sta raccontando che ti vedo a te all'interno di contesti o di luoghi dove verrai apprezzato, apprezzato per le tue qualità. Anche qua un'associazione con qualcuno, sai, magari se lavori in un'azienda, lavori da qualche parte, ehm, come se ti chiamassero per le tue abilità, lavorare in squadra, lavorare insieme. Ehm, Al di là di questo vedo armonia nei rapporti, no? E qua col 9 di coppe un benessere ritrovato a tutto tondo. E benessere ritrovato a tutto tondo, sia a livello emotivo tuo, sia a livello di lavori che fai in squadra, di circostanze in squadra, no? Cos'altro? Accipicchia. Un nuovo capitolo della tua vita che porta tanta felicità e tanta gioia. Il 10 di coppe. È come se avessi conquistato l'armonia. Qua vedo famiglia, gioia, felicità ritrovata, un grande senso di appartenenza con una famiglia d'anima o la tua famiglia, un grande senso di appartenenza. Un nuovo capitolo che nasce dopo una sensazione un po' di tristezza qui. Il matto è proprio la fede eh, che ti permette di lanciarti dal 9 al 10 di coppe, no? E qua il 9 di coppe è un desiderio realizzato, un'armonia ritrovata, un qualcosa che volevi, un qualcosa che ricercavi, no? L'autonomia personale, il benessere emotivo tuo per qualcosa che raggiungi in merito a queste celebrazioni che vedo. E poi un nuovo capitolo del tutto che ti permette di condividere questa gioia tua con altre persone, il 10 di coppe, armonia in famiglia, con i figli, gioia, vedo molta gioia qua, molta gioia. Che cos'altro? La papessa, qua mi dicono che hai lavorato molto su di te, un grande lavoro interiore. Il lavoro interiore ti è costato molto, hai fatto un lavoro molto pesante a livello interiore, vedi il 10 di bastoni qua. Hai fatto un lavoro molto pesante anche per toglierti tanti pesi che ti sei portato o portato sulle spalle. Di nuovo celebrazione, 3 di coppe, il tuo lavoro interiore ti ripagherà nella materia con celebrazioni e persone che vibrano la tua frequenza e anche tanta stabilità, vedo. Qua ci sono proprio persone, delle persone anche nuove, delle persone con le quali ti vedo sorridere, celebrare. Ehm, sì. Anche il peso di certe aspettative, no? Cadono giù. È un lavoro interiore che hai fatto in seguito a un dolore vissuto d'abbandono, tristezza, rancore. Ancora. 4 di denari. Mi dice che ci siamo sentite un po'. C'è una persona in prigione che protegge, no, il suo forziere. Abbiamo avuto un po' paura di esporci, di aprirci. È come se
tutto il tuo potenziale che era racchiuso qui dentro adesso viene espresso, questo vedo, viene espresso. Ci siamo potute ritirare o sentirci ritirate, il diavolo. Allora qua mi dice che è come se abbiamo vissuto una sensazione di... Ci siamo spesso aggrappati, questo forse nella tua vita, ci siamo aggrappati alla sofferenza, non è vero? A volte ci aggrappiamo alla sofferenza, abbiamo paura a lasciare andare certi comportamenti, certe zone comfort. Abbiamo avuto anche quello che abbiamo vissuto, paure e attaccamenti, era per far emergere il nostro potenziale. E grazie al lavoro spirituale tu l'hai fatto, eh? Quel trionfo lì. E la regina di coppe mi conferma che tutto ciò che stavi aspettando, le tue emozioni bloccate fluiscono dandoti trionfo, grande protezione e potere spirituale. La regina di coppe qua è la sciamana delle emozioni, colei che non si contiene più, no? Colei che si mostra, si offre, si dà alle emozioni. Dandosi alle emozioni, questa immagine è molto bella, con una conchiglia dà l'acqua ai pesci, no? È come se desse, ed è anche incinta qui, è come se dando le sue emozioni, dandosi alle sue emozioni, e i pesci sono moltiplicati, si dice, no? Lo conosci bene, chi è che moltiplicò i pesci? Ecco, appunto, dandosi alle sue emozioni, perché è gravida di emozioni, no? Dandosi alle sue emozioni, senza reprimersi più per paure, il diavolo, il 4 di denari, genera questo trionfo e il potere spirituale. Sì, il Papa, prendendo assolutamente tutti gli insegnamenti che ha ricevuto dalle lezioni impartite dalla vita. Interessante perché abbiamo anche Papa e Diavolo, no? Quindi è come se tutte le paure e gli attaccamenti che abbiamo vissuto in merito a qualcuno o a una circostanza o a qualcosa sono stati adempiuti, sono stati, mi dicono, rilasciati, rilasciati. Vedo che qua inizierai a prendere delle decisioni in conformità di una verità illuminata. Non prenderai decisioni a partire dalla paura, ma a partire dalle tue emozioni. Non dalla paura, ma a partire dalle tue emozioni. E io credo ci sia anche qua una persona, il Papa è una persona, una grande guida spirituale che ti può sostenere per quanto riguarda le tue emozioni, o ti sta già sostenendo, o è una guida spirituale esterna o una guida spirituale interna, è il tuo maestro interiore. Tant'è che poi il maestro interiore lo ritroviamo anche quando abbiamo bisogno di vederlo internamente, si palesa fuori con una persona che ci fa maestro, no? Si fa da maestro. Ancora, e l'asso di coppe. Qua c'è una grande felicità, anche un nuovo amore che arriva per te, eh? O un nuovo amore o il rinnovo di una relazione di ciò che c'è già. Ma io credo che sia soprattutto relativo a un'apertura del tuo cuore, che magari era più trattenuto o trattenuto per paura di soffrire di nuovo, no? Qua invece il tuo cuore si apre. Sì. Qua c'è una grande gioia, un grande desiderio realizzato, 9 di coppe, 10 di coppe, il sole, celebrazione. Vedo amicizie nuove, amicizie che vanno in pari passo con te, generando una grande gioia nel cuore, sì. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. Cosa hanno da dirti? Un consiglio, un avvertimento, un misticismo, misticismo. Questa è la papessa. Mi dicono che sei in contatto con entità spirituali molto potenti, eh? Molto potenti grazie al lavoro spirituale che hai fatto con me o consciamente o inconsciamente. Mi parlano di questo grande potere spirituale che hai, perché quando ti elevi a questo potere spirituale, allora ogni cosa che vivi nella realtà è un aspetto di ciò che gli dei fanno nell'eternità, no? Cioè ciò che gli uomini fanno nel tempo, gli dei lo fanno nell'eternità. Ecco perché tutto ciò che facciamo noi sono tutte azioni mitiche
che si rifanno ai miti, agli dei, che sono la stessa cosa. Mm. Cos'altro? Qua abbiamo avuto una sensazione di isolamento, no? L'isolamento ci ha forgiato, lo vedevamo anche qui. Però adesso non c'è isolamento, c'è tutt'altro, c'è festa, c'è celebrazione, c'è riconciliazioni. La percezione, guarda quante volte mi stanno mettendo il tuo potere spirituale. Qua abbiamo il verde, no? E il verde è il cuore, come se fosse un po' uno smeraldo. È il tuo cuore che ti parla. Tu hai la percezione, quando ti dico potere spirituale, è far parlare il tuo cuore e dargli ragione netta e perseguire tale bussola. Avrai avere delle percezioni sottili, altilissime, stavo dicendo, altissime qua. Andiamo a vedere perché è successo il 5 di coppe con queste. Perché la risposta sta dentro di te. E infatti misticismo, la papessa, percezione. Perché è successo il 5 di coppe? La sensazione di tristezza, di rancore o di abbandono, dovuta a varie cause, no? Cioè non esiste una causa, esiste sempre un fine, dovuta a varie circostanze che ti hanno portato quelle emozioni lì. Perché dovevi allearti con una certa tristezza, era la tristezza la risposta. Cioè, come vi insegno sempre allo sciamanesimo, allearsi con la dea della tristezza o dell'abbandono determina nuove idee, intuizioni, felicità, cioè non trattenere le cose, ma piuttosto, come ci insegna la Regina di Coppe, darsi alle proprie emozioni. Genera maestria. Sì. Wow. Vediamo cos'altro ti dicono queste. Anzi, queste. Questa. Pietra di luna. Di nuovo intuizione. Intuizione forte. Procura ser especialmente consciente de tu saber interiore, perché puoi fiarte del. Ragazzi, mi stanno focalizzando sul lavoro spirituale che hai fatto, o consciamente o inconsciamente, anche magari negli ultimi tempi. Vedo incontri che portano, hai potuto fare degli incontri che hanno con persone simili a te, che hanno portato un grande senso di radicamento, di famiglia animica, di eredità spirituale, della tua genia. Allora questa carta va a confermare tutta questa lettura. Va a confermare tutta questa lettura. Il numero 53 e 37 potrebbero essere importanti nei prossimi giorni per te. 53 e 37, a conferma della lettura. O potresti vedere anche uno smeraldo tra internet a conferma della lettura. O questo colore verde. Allora, la tua intuizione è più forte della legge. Devi fidarti solo di lei, della tua intuizione. È più forte della legge della ragione. Ok? Wow. Cos'altro ti dicono queste? Vediamo. Adesso. Il futuro non esiste, il passato se n'è andato. Mi centro nel presente, torno ad avere fede nella vita. Quando la mia anima è preparata, succedono le cose buone. Questo è un consiglio che ti danno. Centrati soltanto qui ed ora, qui ed ora, qui ed ora. Goditi attimo dopo attimo. Come vi insegno sempre, il futuro non esiste, il passato non esiste. Nella psicologia immaginale il futuro è la pura possibilità di creare, il passato è la pura possibilità di pacificare. Allora concentrati sul presente vivendo al massimo, perché questo è un consiglio, perché la lettura è strepitosa. Cioè la lettura è strepitosa e quindi vivitelo tutto, seguendo l'intuizione e facendo i passi che ti vengono indicati. Va bene? Vediamo cos'altro ti dicono queste.
è ora di fare. Ora, è ora, è ora. Allora, è ora di fare. Qua dice, non tienes que saberlo todo de antemano. Non devi sapere tutto prima. Dai il primo passo e osserva come tutto si sviluppa. Puoi maneggiare qualsiasi cosa che il tuo cammino ti rivela. Sei pronta, sei pronto. E questa è una carta si avvicina molto al trionfo, no? Dice, fai il primo passo. In questa lettura l'unico passo che io vedo che tu debba fare assolutamente è goderti attimo dopo attimo, agisci in conformità di quello che ti dice la tua intuizione senza farti sabotare dalla mente o non resisterti, non chiuderti, cioè fallo adesso, fallo ti dicono, perché la lettura è strepitosa, questo mi stanno dicendo. Sì. Progetta, fai, vai, fallo, ti dicono, fallo nei prossimi giorni, ok? Mettiamoci un'altra carta di queste. Vestito di verano, fallo di nuovo, aslo por ti. Allora, devi fare tutto ciò che vuoi per te stessa o te stesso, cioè allora, qua c'è l'immagine di una ragazza che si veste in modo estivo durante l'inverno, no? Cioè, controcorrente. Allora, la tua intuizione ti guiderà ad essere controcorrente, contro la tua stessa mente, contro quei modelli precostituiti che la mente ti mette nel cervello, no? Si deve fare così, e si dovrebbe, non si dovrebbe. Invece questa carta e anche il numero 41 confermerà questa lettura, lo puoi vedere nei prossimi giorni, ma anche il 5, 41 e 5, ti confermerà di fare qualcosa anticonvenzionale, non convenzionale rispetto a quello che avresti fatto, ma soprattutto qualcosa che ha a che fare con il farlo per te. Ciò non significa non tenere conto delle altre persone, ma esprimi la tua essenza quando la vuoi esprimere, anche se il mondo circostante potrebbe opporsi. Questo è un consiglio che ti stanno dando, ok? Fallo per te e risplenderai. D'accordo? Quindi, ragazze mie ragazzi, è una stesa bomba stupenda. Io concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!